amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dall'1 al 15 giugno, dove troveremo la luna nuova in gemelli, proprio nel vostro segno, quindi potreste sentire particolarmente intense queste energie. E vi ricordo che è una stesa generica, quindi prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla con il vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni mai usati, i link per acquistarli e vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, però andiamo prima ad accendere la nostra luna. Vediamo di fare il punto un po' a livello astrologico, cioè che cosa aspettarci. Un periodo molto attivo, di ottimismo, di fiducia, di carica di entusiasmo, di maggior leggerezza a livello emotivo, può migliorare la capacità mentale e comunicativa, momento adatto anche per studiare, per ampliare le proprie conoscenze, la socializzazione, gli incontri, le esperienze, anche attraverso viaggi. Di sicuro si deve osservare, però senza agire immediatamente. Di contro, magari potremmo vivere alcuni momenti di passaggio, di transizione, dove ci si può sentire abbastanza vulnerabili o ansiosi, con scarsa concentrazione, stanchezza, confusione, le idee poco chiare, aver difficoltà di scelta e di capire, comprendere le priorità. Di sicuro non bisogna adottare delle scorciatoie, è meglio fermarsi un attimino, appunto osservare e poi agire successivamente. Il vostro primo oracolo ci dà un punto di partenza, quindi le energie intorno al 1° giugno. La carta a colpo di luna fa riferimento a una forte connessione con l'universo, anche con il potere di attrazione, con delle belle esperienze, un colpo di fortuna, un qualcosa di inaspettato. La cosa principale è che questa carta ci consiglia di alleggerire il nostro carico emotivo, di guardare le cose in modo molto più semplice. A volte è proprio il modo di osservarle, di gestirle, di pensare, di fare, diciamo, un qualcosa che può essere determinante. Quindi magari un qualcosa è meno negativa di quello che sembra, e quindi guardare le cose con semplicità ci aiuterà tantissimo. Poi non solo, abbiamo parlato di eventi che possono essere felici, illuminanti e un altro consiglio che ci può aiutare ad affrontare meglio qualsiasi cosa è di fare ciò che ci fa stare bene, che ci può far sentire più spensierati e più tranquilli. Come? Magari cercando di regalarci un po' di tempo per noi stessi. So perfettamente che nella vita è abbastanza difficile, tra il lavoro, tra impedimenti, tra i doveri quotidiani, eccetera, alcune incombenze sono veramente pesanti, però trovare almeno un piccolo spazietto per noi può aiutare tantissimo e il massimo consiglio è questo, soprattutto per cercare di andare a cogliere, quella che indica proprio la carta in questione, una fase fortunata, una fase dinamica, dove ci possono essere dei risultati positivi e vantaggiosi, realizzazione, anche una forte emozione, forti sensazioni, quindi avvertire quelle, buone energie e vibrazioni che non solo possono far sbloccare delle cose, però ci permette anche di accogliere delle novità. Quindi queste vanno a confermare un periodo che può essere abbastanza attivo in senso positivo. Il primo quarto, ovviamente, questa carta ci sta parlando di che in realtà può anche riferirsi alla fase del primo quarto, però ovviamente è un qualcosa che ci permette di
capire, di connetterci proprio al suo significato principale, e cioè a una fase di sospensione, di un equilibrio che possiamo sentire un po' precario, un po' strano. E allora che cosa fare? Dobbiamo cercare di trovare motivazione, capire se è il caso di, fare un cambio di direzione, di accogliere motivazione a continuare, di rimanere sul pezzo, quindi ben concentrati. A volte possono arrivare delle situazioni un po' strane, vero, un po' difficili, ma arrivano come verifica di quello che stiamo facendo. È quello che desideriamo veramente? È il percorso giusto? Stiamo agendo nel modo corretto? Quindi facendoci queste domande, sono una specie di verifica proprio per aiutarci a capire come procedere. E adesso passiamo all'oracolo dello sciamano. Il primo messaggio arriva dal il mondo superiore, che parla di aiuti, di una guida spirituale, di anche nostro potenziale che vuole emergere, di un cambiamento in corso, quindi un po' di accompagnarlo, di adattarci a questo cambiamento. Cioè, se c'è, indipendentemente dalla nostra volontà, allora è vero che ci deve essere uno sforzo da parte nostra per adattarci. Se stiamo proprio cercando un cambiamento, allora questa carta ci invita a riflettere su quale fase si sta attraversando, magari attraverso la meditazione, come abbiamo visto, di trovarsi un momentino, uno spazio per noi stessi, forse anche a contatto con la natura o, come vi dicevo, proprio di fare un qualcosa che ci piace fare, per avere una prospettiva più ampia, per accettare una sfida che può essere importante, magari c'è una lezione in quel tipo di ostacolo che stiamo affrontando, quindi no alla disperazione, ma cercare di e potete assolutamente superare i problemi con strumenti concreti, con strumenti che voi avete a disposizione. L'altro messaggio arriva dalla carta il Sole. A proposito di superamento, a proposito anche di positività, e questa è l'energia vitale che ci dà la spinta per coltivare, per manifestare la propria luce, per far chiarezza, per capire la direzione. Parliamo anche di potere creativo, di uscire dall'ombra con coraggio, di avere espressione attiva, di uscire dalla nostra zona di comfort e quindi di fare spazio a qualcosa che non solo possiamo cogliere come opportunità, ma come vi dicevo, torniamo un po' a quelle indicazioni iniziali perché i messaggi sono dominanti in quel senso, e cioè di fare spazio per cose belle, per cose che ci piace fare, ciò che ci nutre, e quindi di non lasciarci bloccare. Questo è il momento giusto anche di sfruttare la vostra intelligenza, la vostra arguzia, di riconoscere la verità, di riconoscere ciò che è autentico, di essere fedeli a se stessi, di forse anche andare contro le regole, quelle imposte, di cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e anche ciò che si fa. Questo vi aiuta a trovare quell'equilibrio, ma soprattutto poi di andare a riconoscere ed evitare le illusioni, gli errori, di pentirsi successivamente o di fare qualcosa di sbagliato. Quindi ricordatevi che la verità è liberatoria ed è importante riconoscerla, proprio per trovarsi nel giusto percorso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!